Per fare i nostri manici a punto tunisino è molto semplice. Ci occorre prima di tutto del filato e un uncinetto che ci permetta di lavorare stretto, perché deve essere una lavorazione compatta, quindi magari ne scegliamo uno più piccolo di quello che ci consiglia la casa e poi comunque in base alla nostra mano, no? Se lavoriamo largo dobbiamo stringere, rimpicciolire ancora di più l'uncinetto, se lavoriamo stretto invece sarà sufficiente magari una mezza misura meno. Io nel mio caso, per fare questi manici, monterò 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Una volta montate le mie 6 catenelle, non faccio nessuna catenella aggiuntiva. Entro nella prima catenella disponibile, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. Entro nella catenella successiva, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. Entro in quella dopo, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. In quella dopo ancora, prendo il filo e lo tengo su sempre, come se stessimo lavorando a maglia praticamente. Ed entro nell'ultima, tengo sul filo. Vi ricordo che abbiamo cominciato con 6 catenelle e dovremmo avere 6 asoline sull'uncinetto. Per tornare indietro cosa facciamo? Filo sull'uncinetto, scarichiamo il primo punto, lo scarichiamo da solo, poi li scarichiamo a 2 fino alla fine delle asoline che abbiamo a disposizione. Scarico 2 e scarico 2. Arrivati a questo punto noteremo che abbiamo formato delle barrette. E noi non faremo nient'altro che entrare nella barretta che abbiamo perpendicolare al nostro uncinetto, prendiamo il filo e lo teniamo sull'uncinetto. Nella barretta successiva prendiamo il filo e lo teniamo sull'uncinetto. Vado in quella dopo, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. Vado in quella dopo ancora, prendo il filo, lo tengo sull'uncinetto e vado nell'ultima, prendo il filo e lo tengo sull'uncinetto. Di nuovo ho ancora le mie 6 asoline come numero di catenelle di partenza. Prendo il mio filo, scarico il primo punto, lo scarico da solo e gli altri li scarico a 2 a 2. Ops, qui ne ho dimenticato un pezzo, ok. E scarico gli ultimi 2 e di nuovo entriamo nelle barrette che si sono formate. Entro nella prima e prendo il filo, nella seconda prendo il filo e tengo su, nella terza prendo il filo e tengo su, nella quarta prendo il filo e tengo su, nell'ultima prendo il filo e tengo su. E di nuovo ci ritroviamo nella situazione delle 6 asoline. Scarico il primo punto, lo scarico da solo. E poi via via a 2 fino alla fine dei punti che abbiamo a disposizione. Facciamo l'ultimo giro insieme. Qui abbiamo formato ancora le nostre barrette ed entriamo nella prima, prendiamo il filo, nella seconda prendiamo il filo, nella terza prendiamo il filo, la quarta e nell'ultima e di nuovo scarichiamo il primo da solo e poi a 2 a 2 fino alla fine. Ed ecco l'effetto che abbiamo ottenuto. Andremo avanti così per tutta la misura che desideriamo. Nel mio caso
farò dei manici di 62 cm perché li voglio mettere su una borsa da portare a spalla. Ci vediamo alla fine del risultato ottenuto. Una volta ottenuta la misura che ho desiderato, andremo a chiudere il manico in tubolare. Però mi sono lasciata l'estremità, ho misurato l'estremità, ho lasciato sia di qua che di là circa 6 cm, perché le useremo per cucire alla borsa o per attaccare degli anelli, per fare quello che più ci piace, insomma. E adesso andiamo a cucire il nostro manico. È molto semplice. Pieghiamo il nostro manico e dovremmo avere davanti a noi, dobbiamo avere la barretta singola, questa qua, e dietro la catenella. Come facciamo? Allora, torniamo prima di tutto, adesso possiamo togliere anche i marcapunti, che il punto è rimasto largo. Entriamo nella costina, nella barretta praticamente, e nella costina interna del punto e facciamo un punto bassissimo. Entriamo in questa costina qua e nella costina interna del punto che abbiamo davanti, cioè entriamo qui e facciamo il nostro punto bassissimo e così via nella costina, nella barretta praticamente, e nella costina interna del punto. Entriamo nella nostra barretta e nella nostra costina e facciamo il punto bassissimo. E di nuovo nella nostra barretta e nella nostra costina interna prendiamo il filo e facciamo il punto bassissimo. E ancora punto per punto andiamo avanti così e l'effetto ottenuto è questo qua. Praticamente abbiamo la nostra catenella di qua e la nostra catenella di là e il manico è chiuso. Ci vediamo alla fine. Ed ecco finito il nostro manico. È facile da realizzare, è bello da vedere perché comunque è bello ordinato. Io ho lasciato i fili attaccati perché lo cucirò ad una borsa, però volendo ci si possono mettere degli anelli, oppure degli anelli con l'attaccato al moschettone, così a gusto. Si possono fare più corti per una borsa a mano, un po' più larghi. Io l'ho fatto così. Ecco, e con questo spero che il tutorial vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto e mettete un mi piace se volete, e se volete fate anche girare il video. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!